Salve a tutti, io sono Silvia dell'Uncinetto d'Argento e vi do il benvenuti o bentornati qui sul mio canale. In questo video tutorial vi andrò a mostrare come realizzare la vostra borsa per l'estate interamente in cordino, la borsa Emi. Questo progetto borsa nasce da un'idea di una creativa molto brava che si chiama Emi Coratti. Di questa borsa ne esistono due versioni differenti. La prima è la cosiddetta versione originale realizzata direttamente da Emi Coratti, che presenta la lavorazione del corpo borsa a partire direttamente dal fondo, quindi con una distribuzione di aumenti un pochino più complicata rispetto a quella che io vi andrò a mostrare. Questa versione della borsa sarà presente in una scheda tecnica disponibile gratuitamente con l'acquisto dei materiali sul sito di Neel & Made, che vi lascio qui sullo schermo e nelle informazioni sotto il video. In questo tutorial io ho deciso invece di portarvi la versione semplificata. L'unica differenza rispetto alla scheda tecnica sta nella lavorazione del fondo e nel numero di giri qui per quanto riguarda il corpo borsa. Per il resto le due versioni sono assolutamente identiche. È una borsa interamente in cordino che non richiede reti o termoindurenti. Ovviamente se voi volete un fondo un pochino più sostenuto potete aggiungere del termoindurente o della rete, mentre per quanto riguarda la fodera potete fare una fodera in due parti prendendo la misura del fondo quando l'avrete terminato e la misura della parte centrale, oppure potrete fare una semplicissima fodera a sacchetto. Vedrete che si tratta di un modello molto particolare ma molto semplice, studiato appositamente sui materiali di Neel & Made. Per non perdervi tutti i prossimi video che realizzerò in collaborazione con Neel & Made vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina che troverete poi a fianco al pulsante iscritto, così sarete aggiornati in tempo reale sull'uscita di tutti i nuovi video. Perciò adesso passiamo alla lista dei materiali e iniziamo la nostra borsa Emi. Per realizzare la nostra borsa Emi utilizzerò questo bellissimo cordino in un colore molto estivo, lo Starlet di Neel & Made nella tonalità anguria, e ne utilizzerò due rocche. Lavorerò il tutto con un uncinetto 3,5, ma voi potete utilizzare anche un numero 4. Cominceremo la nostra lavorazione con la tecnica del cerchio magico. Fate passare il cordino in questo modo intorno alle dita. Dopodiché andate a passare sotto il primo filo e portate in questo modo al di sotto l'altro. Prendete il filo attaccato alla vostra rocca, lo passate sull'uncinetto e andate a chiudere il punto. In questo modo, e potete anche lasciare il cordino. Così avete avviato il cerchio magico. Dobbiamo andare a lavorare 6 maglie basse all'interno del cerchio, quindi passo all'interno, prendo il filo e lavoro un punto basso. Ne devo lavorare 6. Ve lo faccio rivedere più lentamente. Dobbiamo passare al di sotto di entrambi i cordini, sia quello che compone il cerchio sia questa punta. Prendiamo il filo proveniente dalla rocca, passiamo sotto e chiudiamo. Effettuate le 6 maglie dobbiamo andare a chiudere il nostro cerchio, quindi prendiamo questa codina e andiamo a tirare, tenendo le maglie verso l'esterno. E vedete che il nostro cerchio si è chiuso su se stesso. Andiamo quindi ad entrare nella prima maglia in questo modo, prendiamo il filo e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Dovremo quindi avere 6 punti all'interno del nostro cerchio. Poiché lavoreremo a spirale, andiamo ad inserire un marcapunti nella maglia che abbiamo appena fatto. Il nostro primo giro è un giro di aumenti, quindi andremo a lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascuna maglia che ci si presenta. In questo giro abbiamo al momento 6 maglie, al termine dovremo averne 12. Quindi vado ad entrare nella prima maglia e lavoro una maglia bassa, rientro all'interno della stessa maglia e ne lavoro una seconda e continuo così lavorando 2 maglie basse in ciascuna maglia fino ad ottenere 12 maglie e arrivando alla fine del giro. Arrivata al termine del giro tolgo il mio marcapunti e lavoro le ultime 2 maglie. E vado a rimettere il mio marcatore sull'ultima maglia lavorata in modo da non perdere il conto del giro.
La tecnica che vi andrò a mostrare adesso, in questo giro, sarà la stessa che andremo a ripetere per i prossimi 20 giri di lavorazione, ovviamente con alcune variazioni. Andremo ad alternare per tutte le maglie che compongono il nostro giro delle maglie basse e degli aumenti in modo sistematico. Cominciamo quindi questo giro lavorando una maglia bassa e un aumento alternati per tutto il giro. Quindi nella mia prima maglia lavoro una maglia bassa. Nella maglia successiva dobbiamo realizzare invece un aumento, quindi lavoreremo 2 maglie basse all'interno dello stesso punto. E come vi ho detto dobbiamo alternare una maglia bassa e un aumento, quindi la nostra maglia successiva sarà una maglia bassa normale seguita da un aumento e di nuovo ancora una maglia bassa e un aumento fino ad arrivare alla fine del giro. E arrivata a fine giro tolgo il marcatore e lavoro l'ultimo aumento. E vado a rimettere il mio marcapunti nell'ultima maglia lavorata. Un piccolo trucco che vi servirà per tutta la lavorazione del fondo è questo: la prima maglia di ciascun giro è sempre una maglia bassa, mentre l'ultima maglia è sempre quella che compone un aumento. Se abbiamo lavorato correttamente questo giro dovremo avere un totale di 18 maglie basse. E come vi dicevo prima, questa tecnica di alternare maglie basse ed aumenti la andremo a ripetere per tutta la lavorazione del nostro fondo. Che cosa cambia da un giro all'altro? Noi abbiamo appena fatto una maglia bassa e un aumento. Per il giro successivo avremo 2 maglie basse e un aumento alternati fino a fine giro. Nel giro successivo ancora 3 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento e così via. Aumenta quindi ad ogni giro il numero di maglie basse che si trovano tra un aumento e l'altro. Facciamo insieme ancora questo giro. Come vi ho detto dobbiamo fare 2 maglie basse e un aumento. Quindi lavoro una e 2 maglie basse nelle prime 2 maglie che mi ci si presentano e poi lavoro un aumento. Vado quindi a ripetere 2 maglie basse e un aumento e continuo così fino a fine giro. E questo sarà il risultato finale. Vedete che ho già messo il mio marcatore nell'ultima maglia, che come vi ho detto prima è sempre quella che compone un aumento, così non possiamo sbagliarci. Se arriviamo a fine giro e ci ritroviamo che l'ultima maglia da lavorare è una maglia bassa normale, vuol dire che abbiamo fatto un errore da qualche parte e probabilmente abbiamo saltato una maglia o saltato un aumento. Questo è un buon metodo per controllare se abbiamo fatto il giro nel modo corretto. Il secondo metodo per controllare se il giro è svolto nel modo giusto è quello di contare le maglie. In particolare, dopo il giro composto da 2 maglie basse e un aumento, dovremo avere un totale di 24 maglie lavorate. Per il giro successivo la tecnica si ripete. Dovremo lavorare 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento, alternati fino a fine giro. Nel giro ancora successivo saranno 4 maglie basse e un aumento, alternati e così via. Dobbiamo continuare con questa tecnica fino a raggiungere il giro composto da 20 maglie basse e un aumento alternati fino a fine giro, quindi verrà da sé che da questa posizione arriveremo ad un cerchio molto più grande. Quando avrete terminato il giro composto da 20 maglie basse e un aumento dovrete avere un totale di 132 maglie basse. Perciò io adesso continuo la mia lavorazione e ci rivediamo tra pochissimi secondi al termine del giro composto da 20 maglie basse e un aumento alternati per un totale di 132 maglie. Ed eccoci di nuovo insieme. Questo è il risultato del nostro fondo una volta raggiunto il giro composto da 20 maglie basse e un aumento alternati fino a fine giro. Da questo punto in poi inizia la vera e propria lavorazione del corpo della nostra borsa, che andremo a lavorare con una variante del punto foglia. Questo ovviamente è il bello del lavoro. Noi dovremo andare adesso a piegare il nostro fondo in questo modo. Questo è il punto da cui avevamo iniziato, dove poi andremo a tagliare il filo e a nasconderlo. Vedete che la lavorazione tende un pochino ad assumere questa forma a barca, a scodella. Questo è assolutamente normale perché comunque è una borsa che non ha il fondo irrigidito con rete termoindurente e la forma si andrà poi ad adattare mentre saliremo nei giri successivi. Arrivati a questo punto avrete terminato il giro composto da 20 maglie basse e un aumento e avrete un totale di 132 maglie da lavorare. Il punto foglia lo iniziamo senza andare a chiudere la nostra lavorazione a spirale e continueremo ad utilizzare il marcapunti. Come si lavora questo punto foglia? Andiamo ad entrare all'interno della prima maglia sottostante
e prendiamo il filo come se volessimo fare un punto basso, ma non lo andiamo a chiudere e andiamo ad entrare direttamente nella maglia successiva. In questo modo prendiamo il filo e lo portiamo fuori e vedrete che ho 3 asole sul mio uncinetto che vado a chiudere insieme. Dopodiché faccio una catenella. Ne facciamo ancora uno insieme. Entriamo nella maglia successiva, portiamo fuori il filo come se volessimo fare una maglia bassa, ma non lo andiamo a chiudere. Entriamo nel punto successivo, portiamo fuori il filo, abbiamo 3 asole che andiamo a chiudere insieme e realizziamo una catenella. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivata a fine giro devo ovviamente togliere il mio marcapunti per lavorare l'ultimo punto foglia, quindi entro negli ultimi 2 punti, chiudo le 3 asole e faccio una catenella. Il marcatore in questo giro e in tutti i giri successivi va sempre messo all'interno della catenella, perché ufficialmente è quello l'ultimo punto che abbiamo realizzato. E questo è il risultato del primo giro con il punto foglia. È importantissimo ogni volta che chiudete le 3 asole insieme fare sempre la catenella, altrimenti il numero di maglie, che dovranno essere sempre 132 ogni volta che completate il giro, viene sfalsato. Se guardiamo il nostro punto foglia da vicino, questa combinazione di 2 maglie basse chiuse insieme con una catenella genera questo effetto molto particolare che chiameremo colonnina. Questo giro di punto foglia, così come i successivi finché non andremo a lavorare il nostro manico, dovranno essere composti da 66 colonnine e il numero di punti finali di ciascun giro dovrà essere sempre 132. Per i giri successivi non faremo altro che ripetere questa lavorazione con il punto foglia, quindi entreremo nelle 2 maglie davanti, le chiuderemo insieme, faremo una catenella e continueremo in questo modo fino alla fine del giro. In tutto dobbiamo realizzare 25 giri di lavorazione con il punto foglia. Perciò io adesso vado ad iniziare il mio secondo giro a punto foglia e ci vediamo al 25esimo giro lavorato con questo punto. E questo sarà il risultato dopo 25 giri di lavorazione con il punto foglia. Come potete vedere, lavorando il punto foglia in questo modo, quindi a spirale, ciascun punto cade esattamente sopra l'altro e si vengono a formare queste colonne. In tutto, per ciascuno dei 25 giri dovrete avere 66 colonne, quindi partendo dalla prima e contando in circolo devono essere 66. Inoltre, un dettaglio non trascurabile, il fatto che ciascun punto cada precisamente sopra l'altro vi sarà utile per controllare se state lavorando nel modo giusto. Perché se mentre state lavorando uno dei punti foglia questo vi viene leggermente spostato in avanti, vuol dire che molto probabilmente nel giro subito sotto vi siete dimenticati di fare la catenella che va a chiudere il punto foglia, quindi non dovete purtroppo far altro che disfare quel giro, andare nel giro precedente e trovare dove avete saltato la catenella e poi riprendere il lavoro. Inoltre, il fatto che il punto foglia cada uno sull'altro vi sarà utile per contare a quale giro siete arrivati e non dovrete far altro che contare i blocchi dei punti, che dovranno essere 25. Se con questo metodo vi trovate comunque in difficoltà per tenere il conto del numero di giri, potete utilizzare questo piccolo strumento che io vi ho fatto vedere all'interno della scuola di uncinetto per borse nella puntata dedicata ai cordini e accessori. Questo è un marcapunti o marcagiro. Praticamente grazie a questi 2 cilindrini posti qui sul lato possiamo andare a cambiare il numero di giro che abbiamo fatto e ci aiuterà a tenere il conto. Quindi vi rimando per questo e altri accessori appunto all'episodio dedicato a cordini e accessori della mia scuola di uncinetto per borse, sempre in collaborazione con Nine Handmade. Rispetto alla scheda tecnica un pochino più complessa, io ho fatto 25 giri di lavorazione, sulla scheda vi viene indicato di farne 28. Ovviamente se volete potete fare ulteriori 3 giri anche per questo modello. La parte di realizzazione del manico per entrambe le borse è identica, quindi non c'è nessuna differenza. Le uniche differenze sono per quanto riguarda la lavorazione del fondo e per 3 giri in più per quanto riguarda la lavorazione del corpo della borsa. Quindi noi adesso andiamo ad iniziare il nostro manico. Al termine del 25esimo giro, questo sarà l'ultimo punto foglia che avete lavorato, vedete che io ho ottenuto ancora il marcapunti. Dopodiché andate a realizzare 28 catenelle e contando le maglie dovete saltarne 26 che corrispondono a 13 colonne e nella 27esima maglia o 14esima colonna dobbiamo andare ad agganciare la nostra fila di catenelle.
vado ad eseguire direttamente un punto foglia. La cosa importante ovviamente è che le catenelle qui siano perfettamente dritte e non arrotolate su loro stesse, altrimenti nei giri successivi avremo difficoltà a realizzare il manico. E dobbiamo andare ad eseguire altri 19 punti foglia per un totale di 20. Quindi questo sarà il primo e dobbiamo arrivare a 20. Lavorato il 20° punto foglia, andiamo nuovamente a realizzare 28 catenelle. E andiamo a saltare 26 maglie basse o 13 colonne e ci agganciamo come abbiamo fatto in precedenza, eseguendo un punto foglia. E proseguiamo lavorando a punto foglia fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati a fine giro andiamo a togliere il marcapunti, eseguiamo l'ultimo punto foglia e rimettiamo il marcatore nella catenella. Se avete lavorato in modo corretto, dall'ultimo attacco del manico fino al marcapunti dovrete avere 20 punti colonna. In questo giro dobbiamo andare a lavorare dentro ciascuna catenella una maglia bassa, mentre sopra i punti foglia i relativi punti foglia. Quindi vado ad entrare nella prima catenella e lavoro una maglia bassa normale. E continuo così per tutte le catenelle. In totale dovrete aver lavorato 28 maglie basse e dove trovo un punto foglia vado semplicemente a lavorare un punto foglia normale. Proseguo quindi lavorando un punto foglia su ciascun punto foglia. Arrivo nuovamente al manico dove lavorerò una maglia bassa in ciascuna catenella e proseguirò fino a fine giro poi lavorando un punto foglia su ciascun punto foglia. Ci rivediamo in questo punto. Il giro successivo io l'ho già eseguito per farvelo vedere. Dovrete lavorare una maglia bassa su ciascuna maglia bassa e un punto foglia sopra ciascun punto foglia e così fino alla fine del giro e questo sarà il risultato. Iniziamo quindi la personalizzazione del manico. Abbiamo lavorato il nostro ultimo punto, prendiamo l'uncinetto, passiamo sotto il manico e andiamo a prendere il filo, portandolo sul davanti. Cerchiamo quindi la costa retro del primo punto del nostro manico, questa. Prendiamo il filo e chiudiamo tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto, come se stessimo facendo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo avvolto il nostro manico con il cordino. Dobbiamo fare la stessa cosa per tutte le maglie che compongono il nostro manico, quindi per 28 volte. Entriamo sempre nella costa retro e chiudiamo il tutto. Continuiamo così fino alla fine del manico. E questo sarà il risultato una volta terminato il manico, dopodiché continueremo la nostra lavorazione lavorando un punto foglia sopra ciascun punto foglia che ci si presenta e arrivati nuovamente al manico ripeteremo i passaggi che vi ho appena mostrato. Termineremo il giro lavorando a punto foglia fino alla fine. E siamo arrivati all'ultimo giro di lavorazione, vedete che io ho tolto il marcapunti perché ormai non ci servirà più. Adesso andremo a lavorare delle maglie bassissime solamente sopra le maglie che compongono il nostro manico, quindi le lavoreremo tutte. Arrivati qui andremo a chiudere il nostro lavoro, quindi bloccheremo il filo e ci agganceremo con un nuovo cappio per fare le maglie bassissime sull'altro manico. Quindi entro nelle maglie che compongono il mio manico e lavoro delle maglie bassissime. Fatta l'ultima maglia bassissima, tolgo l'uncinetto, taglio il filo, sfilo il tutto dall'asola e la metto su un ago tirafettuccia. Dopodiché vado a nascondere il tutto dietro nella mia lavorazione. E questo sarà il nostro manico completato. Ci spostiamo quindi sull'altro lato della borsa. Ho fatto un nuovo cappio al mio filo
e vado ad entrare con l'uncinetto nella maglia precedente alla prima maglia del mio manico, quindi in questa. Metto il cappio sull'uncinetto e lo porto fuori, vado nella prima maglia e lavoro la mia maglia bassissima e lavoro una maglia bassissima per tutte le maglie del mio manico. Ovviamente il filo in eccesso poi lo andrò a nascondere in un secondo momento all'interno della lavorazione. Continuo quindi lavorando una maglia bassissima per tutto il manico, dopodiché vado a tagliare il filo e a nasconderlo come vi ho appena mostrato. Ed ecco la nostra borsa Amy finalmente terminata. Non mi resterà altro che andare a nascondere i fili in eccesso all'interno della lavorazione e andare ad applicare una delle mie targhette personalizzate che è stata realizzata per me da Fata Morgana. Trovate il link per le etichette nell'info box subito sotto il video. Come avete visto si tratta di un modello molto particolare che io ho cercato però di rendere il più semplice possibile, soprattutto per le principianti, coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle borse e soprattutto chi non ha mai realizzato una borsa completamente in cordino partendo dal cerchio magico. Ovviamente se volete eseguire il modello un pochino più difficile, che sarebbe poi il modello originale, troverete la scheda tecnica gratuita insieme ai materiali sul sito di In Handmade che vi lascio qui sullo schermo e nelle informazioni sotto il video. E ovviamente un ringraziamento e un saluto speciale va a Amy Coratti, l'ideatrice di questo modello, che mi ha permesso di portare la sua borsa qui su YouTube. Io come sempre spero che questo tutorial vi sia stato utile e soprattutto di ispirazione. Vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i prossimi video e a cliccare poi sulla campanellina che apparirà a fianco al pulsante iscritto, così riceverete una notifica ogni volta che uscirà un mio video qui sul canale. Inoltre, se ci sono domande, richieste o quant'altro, potete lasciarmi un commento qui sotto il video oppure nel box informazioni trovate tutti i miei contatti, pagina Facebook e profilo di Instagram, insomma tutto. Perciò io con questa bellissima borsa Amy vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!